Come riconoscere un Rolex falso? Bella domanda. I particolari, i dettagli che svelano la falsità di un orologio o di un Rolex in particolare possono essere tanti o possono essere pochissimi. Il problema però è che questa domanda ce la siamo sempre posta tutti quanti almeno una volta e in realtà non c'è una risposta precisa. Cercherò comunque di darvi delle indicazioni in questa nuova puntata tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Ora, ci siamo sempre tutti chiesti come si riconosce un Rolex falso, soprattutto quando abbiamo iniziato ad appassionarci agli orologi, anche soltanto per curiosità, un po' perché c'è una leggenda metropolitana per cui girano più Rolex falsi che Rolex originali e vi assicuro che appunto è una leggenda. Però ce ne sono davvero molti falsi, molte volte naturalmente venduti a poche decine o poche centinaia di euro, il che dimostra senza ombra di dubbio che non si possa trattare di orologi originali che invece costano diverse migliaia di euro. Però ci sono anche storie di truffe o tentativi di truffa che naturalmente hanno ad oggetto, hanno come protagonisti proprio dei Rolex falsi, alcune volte addirittura assemblati con pezzi originali. Quindi cerchiamo di chiarire le idee e partiamo con alcuni consigli. I Rolex falsi non li fanno in Svizzera, non li fanno con pezzi originali, non sono oggetto di mercato parallelo, cioè orologi originali ma con dei difetti, nulla di tutto ciò. Sono delle copie realizzate prevalentemente in Cina, ma credo anche in altri paesi. Quelle cinesi sono tra le più famose da diverse aziende che alcuni di voi avranno già sentito nominare, e aziende insomma, e sono dunque copie realizzate da falsari. Di queste copie che cercano di imitare più o meno bene alcune referenze di alcuni Rolex, ma anche praticamente tutti gli altri orologi, Omega, Patek Philippe, Franck Muller, tutti quanti vengono copiati soprattutto da queste fabbriche che producono dei cloni praticamente perfetti. Ce ne sono alcuni che montano anche dei pezzi originali, ma non provengono da queste fabbriche, tantomeno provengono dalla Svizzera. Sono degli assemblati cosiddetti Franken o Frankenstein, naturalmente dal nome del famoso romanzo, che hanno al loro interno dei pezzi originali o per migliorare quegli orologi, per quanto si possano migliorare dei falsi, o per fare delle truffe. Ma cerchiamo di analizzare un attimo quali sono i falsi, i vari tipi di falsi e quali sono le differenze tra questi ultimi. Non esistono falsi A più, falsi B, insomma tutta quella denominazione un po' ridicola che riguarda i falsi. Esistono falsi cosiddetti da spiaggia, cioè fatti malissimo, e falsi invece praticamente perfetti, così come abbiamo visto in un video qui su Talk di un Hulk di Rolex, ma ne ha parlato anche per esempio Giuseppe di Watch Fan qui su YouTube, che vi invito a seguire. I falsi da spiaggia hanno delle proporzioni, dei difetti estetici banali, palesi, dei difetti o comunque delle differenze tra gli originali che noterebbe chiunque, e quelli sono quei falsi che naturalmente non hanno alcuna pretesa e che costano poche decine, mi auguro meno almeno di 100 euro, e naturalmente vi sconsiglio di comprare sia questi sia quelli fatti benissimo. Comprare falsi è un reato, chiariamo questo. Ci sono varie sfaccettature giuridiche peraltro rispetto all'acquisto per uso personale, ma lascerei perdere, rivolgetevi a un avvocato per un parere legale. Il problema però non è riconoscere i falsi da spiaggia, quei falsi che hanno colori differenti, che hanno i font delle scritte o dei numeri sulle ghiere che non c'entrano nulla con l'originale. Il problema, e il motivo per cui molto spesso si chiede come riconoscere un Rolex falso, è andare a cercare le piccolissime particolarità che differenziano invece un falso perfetto da un originale.
Se ci troviamo davanti a un falso perfetto sarà molto difficile capire quali sono i dettagli da andare a guardare, anche perché normalmente tutto ciò che c'è nell'originale corrisponde anche nel falso, addirittura le incisioni per quanto riguarda il materiale con cui è stato costruito l'orologio. Ci sono però dei piccoli dettagli. Uno di questo è il pignone che mantiene le sfere, ovvero le lancette dell'orologio, perché normalmente in tutti questi falsi, per quanto siano fatti bene, per quanto siano all'apparenza perfetti, di tutte queste fabbriche cinesi come Nub, ARF, ZF, Clean, ce ne sono diverse che realizzano dei prodotti quasi uguali all'originale. Insomma, il pignone è bucato, cioè a differenza dell'originale mostra praticamente un incavo al suo interno che è molto visibile anche da una foto non troppo perfetta, e questo naturalmente è un primo indizio che ci può portare a credere che quell'orologio possa essere falso. Un altro indizio negli orologi perfetti, nei falsi perfetti, potrebbe essere la data, anche se hanno raggiunto dei livelli qualitativi davvero alti. In alcuni casi però, osservando bene la data, confrontandola con un originale, siamo in grado di vedere per esempio il font un po' troppo spesso o un po' troppo sottile rispetto all'originale, così come potrebbe la data non essere perfettamente centrata all'interno della finestrella, anche se c'è da dire che non sempre gli orologi o alcuni Rolex originali sono assolutamente perfetti nella centratura della data. Però questo potrebbe essere un indizio, così come potrebbe esserlo anche l'ingrandimento della lente, che nei falsi da spiaggia cosiddetti è ridicolo, molte volte o addirittura assente, mentre nei falsi quasi perfetti è di ottima fattura, però potrebbe avere effettivamente delle differenze. Anche qui c'è da dire che si sono viste delle differenze anche nei Rolex originali, e ricordo in particolare il Batman prima serie, ovvero il GMT con ghiera blu e nera, che su alcuni lotti aveva un ingrandimento minore di quanto invece normalmente fa di solito Rolex. Un'altra particolarità potrebbe essere il funzionamento complessivo dell'orologio, ovvero nel caso per esempio di un Daytona, azionando il cronografo potreste sentire naturalmente delle differenze, sebbene il movimento sia un clone del 4130, nell'azionamento del cronografo, quindi nella durezza dei tasti, ma anche nell'avanzamento della lancetta, che naturalmente non sarà perfetta e fluida come un 4130 originale. E allo stesso modo, svitando o riavvitando la corona, potreste sentire degli impuntamenti della filettatura che un orologio Rolex originale non ha e non avrà mai. E ancora, girando la corona a voler caricare l'orologio, dovreste sentire come della sabbia al suo interno, insomma un movimento molto poco fluido, con troppo attrito, rispetto invece a una corona Rolex che in fase di carica praticamente non si sente sotto le dita. Alcuni di questi falsi perfetti hanno anche delle imperfezioni nel bracciale e nelle rifiniture in generale. Un orologio Rolex, un orologio moderno Rolex, praticamente non ha giochi a tolleranze infinitesimali, tanto che il bracciale, le sue maglie, ma anche l'attacco alla cassa è praticamente perfetto e saldato virtualmente, restituendo in mano una sensazione di qualità assoluta. Molti orologi falsi perfetti in realtà hanno raggiunto risultati molto simili, purtroppo, anche se alcuni di questi hanno una qualità generale, per esempio dei rivetti, delle ribattiture, dei perni che mantengono il bracciale anche all'interno della clasp, che sono evidentemente diverse da un Rolex originale, e questo naturalmente è abbastanza facile da percepire maneggiando gli orologi. Il problema però, come potete intuire, è che bisogna averli entrambi dal vivo per poterli confrontare, perché osservare da solo un originale, soprattutto se non si ha una lunghissima esperienza sui Rolex moderni, è praticamente impossibile stabilirne l'autenticità. In ogni caso, da un punto di vista qualitativo e costruttivo nei dettagli dell'orologio, avendo un originale a confronto, si possono intuire, si possono intravedere delle imperfezioni nel falso che potrebbero essere abbastanza evidenti, come l'incisione Rolex all'interno del Rio
dell'orologio, dove però anche in questo caso le aziende cinesi che producono questi Rolex falsi hanno raggiunto livelli molto vicini all'originale. È chiaro che nel falso tutti i materiali che vedete non sono necessariamente gli stessi di un Rolex originale. Se l'acciaio millantano sia un 904L, e potrebbe anche esserlo, non è naturalmente oro massiccio le eventuali parti in oro del Rolex falso, così come non sono in oro bianco, in oro giallo, in oro rosa o comunque in oro le sfere e gli indici degli orologi falsi, dove invece sono in oro naturalmente quelle dei Rolex originali. Insomma, sembrano simili, ma naturalmente sono molto diversi. E lo stesso vale per il movimento. Aprendo un orologio che abbia al suo interno un clone di un movimento Rolex, perché in realtà ci sono anche falsi naturalmente che hanno all'interno dei cloni di movimenti ETA o comunque dei movimenti cinesi, vedrete che il clone del movimento Rolex sembra un movimento Rolex, ma ha delle differenze molto evidenti. Innanzitutto le rifiniture, che sono completamente diverse rispetto a un movimento originale, ma ciò che dobbiamo andare a guardare è il bilanciere, ovvero la spirale dell'orologio, che nei Rolex originali è una spirale libera con delle microstelle, ovvero delle piccole masse all'interno del bilanciere per andarne a regolare la marcia. Nel Rolex falso, quindi nel clone del movimento Rolex originale, invece questa spirale è una spirale classica con racchetta di regolazione e pitone mobile, e questo naturalmente ne svela immediatamente la falsità. Il problema però, come vi dicevo nel video di Watch Fan qui su YouTube, è che pare esserci anche dei falsi che invece hanno addirittura spirale libera, come se avessero all'interno un movimento originale, che può capitare nei Franken, nei Frankenstein di cui abbiamo parlato prima, per chi per esempio vuole utilizzare un Rolex falso per fare una truffa e al suo interno troviamo un movimento originale, ma pare che alcuni di questi Rolex falsi siano già in grado di replicare anche la spirale libera originale Rolex. Personalmente non mi è mai capitato di trovarmi davanti un falso di questo tipo, e dopo aver approfondito anche tutta la storia dei falsi, soprattutto per registrare questo video, ho avuto modo di constatare che le più famose fabbriche di falsi cinesi non sono ancora in grado, o comunque per scelta non replicano, la spirale libera di Rolex. In pratica tutti quei movimenti cloni che provengono da quelle fabbriche che abbiamo nominato prima non hanno la spirale libera, quindi qualsiasi orologio, anche il più perfetto, aprendolo comunque svelerà sempre il fatto di essere un falso, grazie proprio alle racchette di regolazione della spirale. Questo però pare che non avvenga con tutti i Rolex falsi, e quindi anche in questo caso prestate molta attenzione. Ora, a conclusione del nostro video, naturalmente non c'è neanche bisogno di dirvi che non si acquistano i falsi. Vi ho spiegato che è un reato, può comportare anche delle pene molto severe, ed è giusto che sia così, perché chi si impegna per il proprio lavoro, che sia Rolex o che sia anche l'ultimo degli influencer, ma ha un'idea e ha anche un progetto, non è giusto che venga copiato e che il suo lavoro venga svilito e mortificato, anche laddove voi, per opinioni personali, riteniate che non sia giusto il prezzo di alcuni servizi o di alcuni prodotti come gli orologi Rolex. Questo non vi giustifica ad acquistare un falso, e credo che non dovrebbe essere neanche necessario dirlo. Così come, dopo aver analizzato da vicino un falso perfetto e un Rolex originale, e lo abbiamo fatto anche nel video del look di cui vi parlavo e che vi lascio in descrizione e nei commenti, non si tratta dello stesso orologio, quindi mi fanno un po' sorridere quei commenti, naturalmente scritti da chi il Rolex originale non l'ha mai avuto neanche tra le mani, dove invece si dice che un falso è uguale a un originale e che quindi l'originale ha un costo sproporzionato. Pensate che se anche fosse vero che l'originale costa alla Rolex quanto costa a un'azienda cinese realizzare un falso, dietro ci dovete mettere anche tutti gli altri costi, perché l'azienda cinese potete immaginare che non abbia alcun tipo di costo. Rolex, quando realizza un orologio, Rolex e naturalmente tutte le altre maison,
Quando realizzano un orologio, dietro quella realizzazione ci sono i costi di ingegnerizzazione, di design, di produzione, ci sono migliaia di dipendenti da mantenere, peraltro in uno stato dignitoso, ci sono aziende, palazzi, uffici da sostenere, da pagare, c'è il marketing, c'è la pubblicità. Quindi potete capire bene che realizzare l'orologio copia di un orologio di successo non può avere gli stessi costi dello stesso orologio autentico, anche laddove, e naturalmente non lo è, i costi di produzione fossero uguali. E non lo è perché non può esserlo. Come vi dicevo, i materiali non sono gli stessi, non è stessa la precisione con cui vengono costruiti, non sono le stesse le rifiniture, insomma, il falso sembra un bel orologio, ma non lo è. Senza contare che non ha alcun senso pensare di voler apparire con il Rolex al polso se poi è un Rolex falso, perché, come direbbe un famoso medico, state mentendo agli altri e a voi stessi. È inutile pensare di spendere 200 o addirittura 1000 euro per un falso quando semplicemente non rientra nel vostro budget. Non ha senso ed è anche mortificante, secondo me. Investite invece quel denaro per acquistare un orologio che abbia storia, che abbia blasone, perché con 1000 euro la scelta è infinita, ma pensate che si può acquistare qualcosa che abbia storia e blasone anche con 50 euro, e mi riferisco per esempio ai Vostok o anche a degli Hamilton, che sono degli Swiss made, fino naturalmente ad arrivare a qualcosa di più costoso come può essere Longines. Ma in ogni caso qualsiasi orologio originale a qualsiasi prezzo naturalmente ha più dignità di un falso che vuole essere ciò che non è. Non siate falsi anche voi. Nei commenti parliamo di qualsiasi altro dubbio, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e noi ci rivediamo invece in una prossima puntata qui su Talk nella nostra stanza degli orologi.